La dashcam del futuro? Me l'avete chiesta in tanti ed eccola qui. 70 mai Omni. Ragazzi, questo è uno di quei prodotti che attendevo con trepidante attesa, si può dire così? Beh, perché è davvero molto molto interessante e ha colpito anche voi durante il mio video di anteprima. Quindi direi di scoprire insieme la dashcam che rivoluzionerà il mercato. Questa piccoletta. Per quale motivo rivoluzionaria? Beh, pensate che questa telecamerina è in grado di ruotare su se stessa di 360 gradi, inquadrando un soggetto e seguendolo. Insomma, una sola telecamera per riprendere tutto quello che succede attorno alla nostra auto. Inoltre è modulare e sarà anche possibile installare un modulo telefonico per controllarla in remoto. Bene, lo so che vi ho messo un po' di curiosità e sono molto curioso anche io, ma prima di passare all'unboxing e a un primo sguardo di questo bel prodottino, vi invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeals, linkato qui sotto in descrizione video. Troverete le segnalazioni dei miei nuovi video, offerte e coupon su questo prodotto e tantissimi altri. Entrate, mi raccomando, vi aspetto. Ed eccoci qui ragazzi, finalmente. Piccola premessa, poi iniziamo. Per me le dashcam sono un sistema di sicurezza, un aiuto alla guida davvero indispensabile e forse per me le renderei obbligatorie in qualsiasi automobile, già dalla fabbrica, dal costruttore. Detto questo, passiamo a vedere cosa comprende questa bella 70 mai Omni. Uno sguardo al futuro, parole importanti che spero si riflettano anche nell'utilizzo quotidiano. Registrazione a 360 gradi, motion tracking, visione notturna superiore, di qualità superiore. Abbiamo tutto un sistema di assistenza al parcheggio e ADAS, inoltre è anche integrata una sorta di intelligenza artificiale o comunque assistente vocale molto molto simpatico. Apriamo. Ciao, io sono Mike's, penso si pronunci così. Questa è la simpatica mascotte di questa dashcam e si nota comunque che è realizzata con una cura importante. Prima di passare a vederla, comunque, cerchiamo di capire cosa troviamo nella confezione di vendita. Abbiamo un bel cavo USB Type-C molto molto lungo, in modo da poter abbracciare un po' tutto l'abitacolo della nostra automobile, se cerchiamo di metterlo sotto traccia o comunque nascosto. Abbiamo un piccolo piede di porco di plastica, lo chiamo così, ma serve per forzare un po' le plastiche della nostra automobile senza rovinarla. E ragazzi, questo è fondamentale, utilizzatelo, mi raccomando, è molto importante. E abbiamo anche da quest'altro lato il connettore all'accendisigari, che ha una doppia USB, quindi potete collegare la dashcam a una USB e l'altra resta comunque libera per qualsiasi altro vostro dispositivo. Davvero ottimo e anche molto piccolo e compatto. Solitamente sono grossi, invece molto ben realizzato, devo dire. La manualistica, oltre ad alcuni accessori, infatti, abbiamo un piccolo pad biadesivo sostitutivo. Questi sono due adesivi da installare sul parabrezza e migliorano il grip del biadesivo che sul vetro fa fatica. Con questo invece avrete una mano in più. E il manuale di istruzioni, a cui ho già dato una piccola lettura. Non c'è scritto molto, a parte la funzione dei tasti e il QR code per scaricare l'applicazione 70 mai, praticamente necessaria per utilizzare al 100% questa telecamerina smart. Ok, questo è il contenuto, non c'è nient'altro. Ora passiamo al pezzo forte. Lei, la dashcam. Guardate quanto è bella. Un attimo ragazzi, perché nella sua confezione di vendita troviamo anche questo, o meglio, lui è un accessorio che si compra a parte, possiamo comprarlo anche generico, non è indispensabile comprarlo 70 mai, comunque secondo me è consigliato per tutte quelle persone che come me vogliono lasciare la dashcam sempre in funzione nel proprio abitacolo, anche quando siamo lontani. Ed è un collegamento USB-C alla nostra scatola di fusibili. Ed è davvero molto molto comodo, credetemi, perché qui dentro troviamo sì una batteria da 300 mAh, ma come sempre si tratta di batterie tampone che non hanno una grande autonomia
Sulle dashcam c'è sempre la questione di sicurezza, non è possibile installare batterie molto grandi per una questione di temperature raggiunte nell'abitacolo, specialmente in estate, quindi dobbiamo un po' adattarci, oppure utilizzare una power bank esterna, come faccio io. Detto questo, vediamo com'è fatta la telecamerina, la dashcam. Design davvero particolare, unico nel suo genere, cilindrica, molto molto bella, ottimi materiali utilizzati. Notare i due tastini, gli unici due tastini che formano una I, la I del marchio 70 mai, davvero una scelta stilistica notevole per un prodotto di questa qualità e questo prezzo che vi svelerò più avanti. Abbiamo la cam che va a roteare di 360 gradi, sia automaticamente sia manualmente oppure in remoto. Qui abbiamo la parte da attaccare al parabrezza della nostra automobile che possiamo anche andare ad inclinare per orientare al meglio la dashcam sulla strada. E qui infine c'è il collegamento USB Type-C. Finalmente abbiamo un Type-C sulla dashcam e non un vecchio mini USB o micro USB. C'è anche un piccolo display davvero carino e ben fatto. Tra poco ve lo faccio vedere acceso. Sensore Full HD HDR a 60 fps, GPS integrato molto comodo per le coordinate e l'indicazione della velocità sull'applicazione o comunque nelle registrazioni, display 1.2 pollici, batteria integrata da 300 mAh, speaker audio qui sopra e notate nulla ragazzi, manca l'ingresso per micro SD. Perché questo? Beh, perché la 70 mai Omni è dotata di una memoria eMMC integrata dai 32 ai 128 GB con 64 GB di taglio medio. Quindi la scelta di non inserire la micro SD secondo me è ottima, perché le micro SD hanno un certo numero di cicli vitali, poi si rovinano magari quando serve, e purtroppo ragazzi può succedere. In questo modo abbiamo una memoria molto molto più veloce e affidabile, ottima scelta, e il prezzo poi non varia più di tanto tra le varie versioni. C'è un bel LED, bellissimo, la telecamera va a effettuare un check-up, guardate che bella la Companion IA. Lingua inglese, non so se c'è anche l'italiano, lo scopriremo tra un attimo. Comunque dobbiamo collegare la dashcam alla sua applicazione per attivarla. E facciamolo subito, applicazione 70 mai, molto ben fatta, l'ho già utilizzata con altre telecamerine di questo marchio che avete visto qui sul canale, infatti sono ancora collegate. Aggiungiamo una nuova telecamera, l'ha già trovata, 70 mai, cliccare sul power button per confermare. Fatto. Ecco, ok. Ragazzi, cioè questa è davvero una cosa spettacolare. C'è un piccolo video di presentazione di questa telecamerina dal design molto futuristico, guardate, start, nemmeno fosse un videogioco. Possiamo impostare la qualità di compressione della telecamerina, alta oppure bassa compressione. Ecco, i 60 fps li otteniamo unicamente con la compressione alta. Durata delle clip da 1 fino ai 3 minuti. Vi ricordo che queste telecamerine registrano in loop e quando completano, vanno a saturare la memoria, vanno a cancellare le clip più vecchie, mantenendo comunque le clip importanti, quelle magari durante un incidente, un tamponamento, qualche urto, insomma. HDR on oppure off, davvero bella l'interfaccia di questa applicazione. Watermarks, ovvero indicazioni impresse sull'immagine per velocità e coordinate, direi di lasciarle attive, possono sempre servire. Possiamo impostare PAL, sì, direi di impostare PAL. Sicurezza al parcheggio con il monitoraggio delle collisioni, con la possibilità di impostare anche la sensibilità. Smart Travel, anche questo ci va a indicare con avvisi sonori e anche visivi con la sua immagine, la sua IA, quando siamo vicino ad una collisione con l'automobile che ci precede. Possiamo attivare gli ADAS, possiamo attivare i controlli vocali e questi sono tutti i vari controlli, penso solo in inglese al momento. Abbiamo anche un interessante shoot left e right, quindi andiamo a ruotare
manualmente la telecamerina e anche shoot vlog, quindi ci va ad inquadrare. Chilometri orari, insomma c'è davvero tanta roba, ragazzi. Connessi alla cam abbiamo anche una piccola guida, andiamo a impostare la lingua, speriamo ci sia l'italiano. Ovviamente, ragazzi, ci sono tutte le lingue del mondo, ma non c'è l'italiano, incredibile. Spero la vadano ad aggiungere in futuro, e questo è un messaggio per gli sviluppatori del software di questa dashcam. Ok, ci spiega come installarla. Per attivare l'assistenza al parcheggio, quindi tutte quelle impostazioni che vi ho fatto vedere, dovremo utilizzare questo cavetto e quindi connetterla ai fusibili. Nemmeno fosse un videogioco, abbiamo la Forza G, l'indicazione di velocità, e qui a sinistra c'è un altro indicatore, oltre alla data e l'orario in alto. È ancora da sistemare. Ora sono al chiuso, quindi il GPS non prende. Comunque questa è l'interfaccia con cui vengono visualizzati i video. Davvero bella, ragazzi. E possiamo ovviamente poi andare a scaricarli sul nostro telefono, sul PC. Ora, ragazzi, pensate di essere connessi a questa telecamerina in remoto tramite connettività telefonica, potrete accedere allo sguardo sempre vigile della dashcam e andarla a ruotare in modo da inquadrare qualsiasi cosa. Ciao belli, la qualità mi sembra anche buona, considerando che questa è un'anteprima. Premendo i tasti su e giù ci muoveremo nel menu di sistema con la wifi, registrazione, muto, impostazioni varie, come formatta la memoria interna, resetta, eccetera eccetera. Quindi si controlla per buona parte delle funzionalità smart, diciamo così, tramite l'applicazione esterna. Shoot left. Ragazzi, perdonate il mio inglese pessimo, comunque si è orientata a sinistra e sta registrando, quindi registra una clip importante che non andrà a sovrascrivere. Shoot vlog, molto reattiva. Mi sta cercando, ragazzi, ora non è installata correttamente, quindi non mi trova. Anzi no, ragazzi, mi ha trovato, sta puntando verso di me e sta registrando. Bella questa cosa. E ora penso sia entrata in modalità vigilante. Che spettacolo, ragazzi. Mi innamoro ogni volta di questi gadget così tecnologici, che poi in realtà non è un gadget, questo è un accessorio davvero utilissimo e fondamentale in molte situazioni di emergenza. Qualche incidente, qualche furbetto, qualche tamponamento, ma anche per registrare qualche clip delle nostre vacanze, ci può stare. Vedremo nella seconda parte di questa video recensione la qualità della registrazione, la qualità anche dei vlog, perché questa cam può farli, quindi è molto interessante questa funzionalità. Abbiamo il microfono integrato, l'avrete notato sicuramente, e vedremo come funzionano tutte le varie funzionalità smart. Sono molto curioso di provarle, ma dato che c'è davvero tanto di cui parlare per questa dashcam, divido il video, la recensione, in due parti. Vi starete chiedendo quanto costa una dashcam con tutte queste caratteristiche interessanti e direi anche uniche, perché alla fine avete mai visto una cam che va a ruotare di 360 gradi anche in remoto? Io no, la prima volta. Comunque non costa per niente tanto. Stiamo parlando di prezzi che vanno dai 120 ai 160 euro in base al taglio di memoria che andrete ad acquistare, e con il kit che permette di attivare anche la modalità di sorveglianza si vanno ad aggiungere 10-15 euro circa, quindi una cifra comunque contenuta e tutto sommato secondo me giusta, specialmente se quello che ho visto provato con mano ora si andrà a riflettere anche nella prova su strada. C'è da dire, ragazzi, che questa è una dashcam modulare, quindi potremo installare in futuro anche il modulo 4G per connetterla alla rete telefonica. Comunque al momento questo kit non è ancora disponibile, ovviamente appena lo sarà ne farò un video dedicato, perché poter controllare in remoto la nostra automobile secondo me è tanta roba, quindi ricevere anche notifiche sul nostro smartphone se ci sono incidenti, tamponamenti o qualcuno cerca, nella peggiore delle ipotesi, come è successo a me, di rubare la nostra automobile. Un sistema di sorveglianza attivo di questo tipo è già presente su alcune auto, come ad esempio le Tesla, però averlo su una dashcam da poco più di 100 euro secondo me sarebbe tantissima roba. Aspettando la seconda parte della mia video recensione, ragazzi, vi chiedo scusa ma mi prendo qualche giorno per studiarmela al meglio e poterla quindi provare su strada al 100% delle sue funzionalità. Comunque
vi dico che è acquistabile tramite il sito ufficiale, vi lascio il link qui sotto in descrizione video, invece per Amazon dovremo attendere. Vi segnalerò subito la sua disponibilità, offerte e coupon a lei dedicate, dove nel mio canale Telegram ufficiale, in cui vi ho detto di entrare già ad inizio video. Lo trovate linkato qui sotto in descrizione video, insieme al mio gruppo Facebook e alla mia pagina Instagram. Bene amici, entrate, vi aspetto numerosi, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questa bellissima, almeno secondo me, 70 Mai Omni. La trovate una dashcam rivoluzionaria oppure no? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, un bel like per supportarmi, iscrivetevi al canale per aiutarmi a far crescere questo contatore fermo a 87.600 iscritti. Questo è tutto, vi saluto, guidate sempre in sicurezza e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!